dolcissimo riposo della notte figliuol del sogno padre. Giovan Battista Strozzi il Vecchio, uno dei protagonisti di questa straordinaria stagione musicale, culturale della Firenze del Cinquecento. Amico di Giovanni Bardi, conte di Vernio e promotore di questa cosiddetta camerata, e lui stesso Strozzi, membro della camerata, amico di Vincenzo Galilei, che ha intonato questo bellissimo testo madrigalistico. La camerata di Strozzi è l'esempio di una delle tante accademie neoplatoniche che nascono in Italia sull'onda della cultura umanistica. Direi che l'Accademia di Bardi è un po' il punto d'arrivo di un processo di emancipazione della musica e della figura del musicista, che se guardo indietro potrei fare cominciare a Firenze, nella Firenze trecentesca di Francesco Landini, cioè l'idea che il musicista non è l'umile, oscuro prestatore di un servizio, ma una figura che fa parte della vita culturale, sociale della città. E Vincenzo Galilei poi è diventato, grazie anche alla Camerata dei Bardi, anche una figura di questo tipo. E poi la figura del mecenate, perché Bardi è colui che manda Vincenzo Galilei a Venezia a studiare con Gioseffo Zarlino, cioè con il più grande teorico del tempo, è uno dei più grandi della storia della musica. E anche se dopo con Zarlino si aprirà una diatriba piuttosto aspra e alle volte anche quasi violenta su varie tematiche relative alle scale e alle accordature, la formazione di Galilei con Zarlino resta comunque un fondamento della sua formazione. E poi l'Accademia dei Bardi, anche o camerata a dir si voglia, anche per l'incontro di Vincenzo Galilei con Girolamo Mei, intellettuale umanista molto importante fiorentino, anzi per la precisione era nato a Figline Valdarno, che poi si trasferisce a Roma, ma rimane in contatto epistolare con Vincenzo Galilei. Oggi lo chiameremmo un filologo classico, un straordinario erudito che conosceva tutte le fonti della trattatistica greca e che mette in condizione Galilei di inseguire un sogno, chiamiamolo così, che era quello di poter far rivivere la musica greca. Un sogno anche un po' chimerico, nel senso che per un musicista rifare la musica greca è molto difficile, però quello rimane l'obiettivo. E in questo tentativo di far rivivere la musica greca c'è, come dire, un nemico da abbattere, c'è una grande porzione di storia della musica che va in qualche modo cancellata, che è quella della polifonia, del contrappunto. Cioè la musica fatta da più voci, da più strumenti, il fondamento stesso della storia della musica occidentale. La critica al contrappunto nasce dal fatto, ci sono varie motivazioni. Una è che se ogni linea musicale possiede un'identità, un affetto, come dicevano loro, per via delle note che usa, del registro nel quale si trova, nella polifonia è come se io avessi tante identità espressive diverse, una sull'altra, che si cancellano a vicenda. E poi il problema anche della non comprensibilità del testo, perché nella polifonia i vari segmenti di testo non sono simultanei per via dell'imitazione e quindi le parole si sovrappongono e se la musica deve stare al servizio del testo poetico, come è nell'ideale greco, questo viene praticamente cancellato. Alla luce di queste obiezioni si potrebbe pensare che Galilei non componga madrigali o musica contrappuntistica, e invece in realtà la sua attività di compositore deve mediare tra la posizione teorica estrema e la pratica musicale. Scrive anche una serie di testi rimasti poi manoscritti che sono dei trattati di contrappunto, cioè viene a
analizzare e teorizzare una pratica che in realtà lui aveva stigmatizzato nel trattato. Anche qui si tratta di ottenere una mediazione tra una situazione storica che ormai del contrappunto non poteva più fare a meno e l'ideale appunto greco della semplificazione. Nel trattato di contrappunto Galilei si interroga sulla modalità con cui in epoca moderna si può fare una monodia accompagnata e trova addirittura in Platone delle regole che possono essere applicate alla musica moderna. Oltre il cosiddetto genere diatonico, che farebbe in versione moderna qualcosa di questo genere, le 4 note classiche della musica del tetracordo diatonico, c'è una modalità, per la verità, avversata da Platone, che è quella che ha uno strano gusto anche orientale, infatti probabilmente è di importazione asiatica, che nelle mani dei compositori del Cinquecento questo rischia di diventare, che suona come un pezzo di musica del Novecento. Questo tetracordo cromatico, perché così si chiama, genera questo tipo di turbamenti all'interno di una modalità che è quella della musica greca. Se ne può fare a meno? Lo stesso Galilei in realtà continua a usarlo e noi abbiamo un pezzo veramente radicale da questo punto di vista, che però è un pezzo che compare in realtà nel Trattato delle dissonanze, che è una cantilena a 4 voci, dove questo gioco del cromatismo è spinto fino alle estreme conseguenze. Io non conosco in tutta la musica madrigalistica, anche nella più radicale, quella di Gesualdo da Venosa, quella di Monteverdi dell'inizio del Seicento, un ardimento tale da arrivare a compromettere la cadenza finale, che in realtà in tutti i compositori resta fondamentalmente integra. E lui fa esempio di mediazione tra il semplice e il complesso, il popolaresco e l'erudito, che il mio largo pianto, amor, ti piace tanto, asciutti quest'occhi non vedrai finché non venga fuori, ahimè, per gli occhi il core. Nelle intonazioni di questo madrigale da parte di De Monte, Lasso, Giulio Eremita, Marchetto Cara, Bottegari, Vicentino, c'è un'oscillazione tra una intonazione grave, no? Il largo pianto, gli occhi non saranno mai asciutti, e questo verso finale che oggettivamente è comico, no? Mi vedrai piangere finché, come dire, dagli occhi non mi verrà fuori il cuore. E Galilei oscilla un po' tra i 2 estremi, nel senso che c'è qualcosa che ricorda questi generi più leggeri e una scrittura invece sempre severa. E anche per quanto riguarda l'impiego di uno stile più o meno cromatico,
e ancora. Infila queste raffinate spezie armoniche all'interno di uno stile invece omoritmico semplice e quindi di nuovo una mediazione che risponde poi, se vogliamo, anche proprio all'idea di un'estetica classica.